Ciao, da Heavy Metal Eleven. Oggi celebriamo il 40° anniversario di un famigerato album che rappresenta la vera, malefica origine del metal estremo. Dicembre 1981, nell'incredibile temperie culturale della New Wave of British Heavy Metal, i Venom pubblicano Welcome to Hell. Come abbiamo detto nella celebrazione dell'anno scorso, puoi trovare qui in alto la retrospettiva doppia che lo contrapponeva a Too Fast for Love, esordio dei Motley Crue uscito negli stessi giorni, si trattava di un lavoro seminale. Mai fino allora si era sentito della musica così esplicita a livello lirico e musicale. Un primato che però durò meno di un anno, giusto il tempo per i Venom di pubblicare Black Metal, un lavoro che surclassa il precedente sotto ogni punto di vista. In effetti è quasi incredibile che nel pochissimo tempo intercorso tra i due album i britannici abbiano potuto progredire tanto. Non è solo il livello tecnico migliore nel secondo disco, soprattutto al suo interno i Venom mostrano una grande maturità. Se Welcome to Hell era ingenuo e cacciarone, Black Metal, pur non rinnegando l'anima del precedente, mostra idee molto più chiare. Idee, peraltro, che oggi possono sembrare scontate, ma allora erano innovative e in anticipo su ciò che il metal sarebbe divenuto. Giusto per fare un esempio, Black Metal è a tutti gli effetti il primo disco thrash metal della storia. Seppur c'era stato qualche esperimento che li anticipava, il primo è addirittura Symptom of the Universe dei Black Sabbath, datato 1975, i riff che oggi associamo al genere non erano mai stati esplorati così a fondo. Non che quello dei Venom sia il genere puro che poi la scena americana svilupperà negli anni subito successivi, eppure i suoi elementi sono frequenti in black metal. Per esempio, Into Hell and Back, cupa già quasi a livelli estremi, in Heaven's on Fire, che anticipa certi lati della musica dei Metallica e persino dei Bathory, o ancor meglio nella quadrata Don't Burn the Witch, e ovviamente nella mitica title track con una carica truce mai sentita prima. Già così sarebbe stata una rivoluzione, ma qui i Venom sono riusciti ad andare persino oltre. Anche il genere che prende il nome da black metal riceve qui il suo vero concepimento. Non è solo una registrazione vagamente migliorata rispetto a Welcome to Hell, ma ancora grezzissima, il che le consente di aiutare il fascino tenebroso delle tracce. Soprattutto, con la loro nuova maturità, gli inglesi hanno compreso meglio come evocare oscurità e non lesinano in dissonanze e stilemi, che poi ritroveremo nel black metal successivo. Si possono sentire già nelle citate title track e To Hell and Back, ma altri pezzi fanno ancora di più. Don't Burn the Witch, per esempio, è cupissima, in un senso molto moderno. Ancora di più lo è Buried Alive, lenta e molto inquietante. Unisce il riff quasi doom a un'atmosfera davvero malefica, aiutata da dissonanze già molto black e non spezzata neppure dall'assolo quasi anni 70. Tuttavia il pezzo più avanti nel futuro è Countess Bathory. Nonostante gli influssi ancora heavy classico rimanenti nei suoi riff, sia le dissonanze sia la malvagità che si respira in tutta la canzone e in particolare nei ritornelli hanno poco da invidiare a quanto verrà nel black metal puro degli anni 90 in poi. Seppur quello di Kronos non sia un vero scream e non ci siano ritmi frenetici, non importa, l'oscurità si sprigiona lo stesso a meraviglia. Detto questo, è anche vero che black metal potrebbe non suonare così estremo a un ascoltatore odierno di black e death metal. Del resto, in ogni brano è presente anche un lato New Wave of British Heavy Metal, che i Venom non provano neppure a nascondere. Al contrario, esso domina in pezzi più leggeri, come per esempio la motorediana Raised to Death, la divertente Teacher's Pet o il classico numero heavy di Sacrifice, persino brillante e poco cupo. Sono pezzi meno interessanti, a parte quest'ultimo, ma sempre di valore. Non rovinano il disco, anzi mostrano bene gli intenti dei Venom, che nonostante la volontà di suonare qualcosa di più estremo, in maniera peraltro quasi parodistica, non seriosa come poi il genere diventerà, non pensavano di andare oltre il semplice heavy metal tradizionale. Malgrado questo, black metal risulta comunque il primo, vero vagito, del metal estremo, che negli anni 80 si evolverà per esplodere in maniera compiuta all'inizio del decennio successivo. Senza i Venom e questo loro secondo album, questo sviluppo sarebbe stato impossibile o almeno diverso. Se il trash, il black e anche il death sono come sono, molto merito è degli inglesi. Niente male per un lavoro registrato in solo 6 giorni da una band ancora molto giovane all'epoca. È anche vero che, come già detto, per un ascoltatore odierno black metal può suonare naif. Inoltre non tutti i suoi pezzi sono meravigliosi. Se nessuno è meno che valido, alcuni sono soltanto ottimi, non al livello dei picchi del disco.
Tuttavia nessuno dei due è un buon motivo per sottovalutarlo. Sia per il suo valore intrinseco, sia soprattutto per l'importanza storica, è un album che non puoi snobbare se ami il metal estremo. Nel caso forse i Venom non saranno mai la tua band preferita, ma non ci puoi fare nulla. Senza questo loro secondo capolavoro, chissà se quelle che ami di più anche solo esisterebbero. Voto di Heavy Metal Heaven 96 su 100. Bene, per oggi è tutto. Se ti è piaciuta la retrospettiva metti il like, condividila e commentala. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguire i nostri canali social su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!